Avvertenza importante. Cari amici, i consigli che seguiranno non sostituiscono in alcun modo il parere del vostro medico di famiglia. Ogni persona è diversa e ciò che va bene per uno potrebbe non andare bene per un altro. Quindi ascoltate sempre il vostro dottore per qualsiasi problema di salute. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore da amici. Se trovate utili queste chiacchiere, iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su se vi incuriosisce e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi incontri dedicati al nostro benessere. Amici, amiche, patiti del controllo glicemico e aspiranti stufe bruciagrassi, preparatevi! Oggi vi svelerò i segreti più oscuri, ma efficacissimi, per domare il vostro zucchero nel sangue più velocemente di un gatto che scappa da un aspirapolvere e per trasformare il vostro corpo in una fornace di adipociti fumanti più rapida di un influencer che annuncia una collaborazione. Dimenticate le noiose insalate e le corse blande. Qui si parla di azioni che vi faranno esclamare «Wow! La mia glicemia è scesa così tanto che quasi non la vedo più!» E santo cielo, sto bruciando grassi così velocemente che la mia bilancia sta chiamando i vigili del fuoco. Ma andiamo con calma, un trucco alla volta, perché non voglio che vi emozioniate troppo e vi venga un attacco di glicemia bassa, ironia della sorte. Numero 1. La EAT, ovvero ammazza glicemia in pochi minuti. Non serve diventare Rocky Balboa. Parliamo di brevi, intensi sprintini seguiti da pause epiche. Immaginate, fate qualche burpee come se steste scappando dal vostro capo che vi chiede gli straordinari. Poi vi riposate come se aveste appena vinto la maratona. Risultato? Il vostro zucchero nel sangue farà una fuga precipitosa degna di un film d'azione. Esempi? Burpees, adorabili, salti tipo «sto scappando dai miei sensi di colpa» dopo aver mangiato la torta, la cyclette, pedalate come se steste inseguendo l'ultimo pezzo di pizza o qualsiasi esercizio di resistenza fatto a intervalli brevi e intensi. Il vostro corpo dirà «Ehi, ma che sta succedendo? Tutto questo zucchero sparito!» Numero 2. L'aceto di mele, il domatore di picchi glicemici. Cos'è? Acido acetico, il vostro nuovo migliore amico contro le impennate di zucchero post-abbuffata. Immaginate che l'acido acetico sia una specie di buttafuori all'ingresso del vostro flusso sanguigno che dice ai picchi di zucchero «Ehi voi, andate piano, non fate casino!» Ogni volta che vi ingozzate di carboidrati, succede, non giudichiamo, fate seguire il tutto con un goccetto di aceto di mele diluito, tipo un cucchiaio in un bicchiere d'acqua. Pare che abbassi il picco glicemico di un bel po'. L'acido acetico è anche così gentile da sussurrare al glucosio «Psst amico, vai pure nei muscoli, lì ti tratteranno bene». Numero 3. I super integratori antizucchero. Qui entriamo nel regno degli aiutanti naturali. La berberina è come la metformina, ma senza la parte in cui il vostro stomaco decide di fare una festa a sorpresa. È così efficace che il vostro zucchero nel sangue penserà di essere finito in un film di James Bond, Missione a bassa glicemia. Se poi la abbiniamo al NACI, N-acetilcisteina, diamo una bella ripulita allo stress ossidativo, come se stessimo passando l'aspirapolvere dopo una festa di molecole di zucchero impazzite. E se volete fare i fighi, provate la combo berberina plus acido alfa-lipoico. Quest'ultimo è tipo un idraulico per il vostro sistema nervoso, riparando i danni causati dalle feste dello zucchero selvaggio. Un piccolo extra? La vitamina B1. Quando vi fate una scorpacciata di carboidrati, il famoso cheat meal che poi vi fa sentire in colpa come se aveste rubato un lecca-lecca a un bambino, i vostri livelli di B1 crollano. E indovinate cosa succede? Il vostro corpo inizia a trasformare più zucchero in ciccia e vi regala una bella dose di ansia nervosa post-zucchero. Quindi, dopo il vostro peccato alimentare, non dimenticatevi una bella dose di B1. Numero 4. La passeggiata post-abbuffata, ovvero
scarichiamo il tir di carboidrati. Questa la sapete già, ma è come il prezzemolo, sta bene su tutto. Avete appena onorato un piatto di pasta come se non ci fosse un domani? I vostri amici familiari vi hanno costretto a mangiare quel dolce che sembrava così innocente? Bene, alzate il fondoschiena e fatevi una bella passeggiata di 25-30 minuti. Non diventerete dei maratoneti, ma brucerete quell'eccesso di zucchero come se steste smaltendo le prove di un talent show culinario. Il glucosio nel sangue verrà letteralmente cacciato a calci fuori dal vostro corpo, evitando che si trasformi in colesterolo cattivo o si sistemi sui vostri fianchi come un inquilino moroso. Numero 5. La coppia dinamica potassio e magnesio. Iniziamo con il potassio. Sapete come il vostro fegato e i vostri muscoli immagazzinano lo zucchero? Hanno bisogno del potassio come se fosse il buttafuori che permette al glucosio di entrare nelle cellule. Se il glucosio non entra, il pancreas si allarma e inizia a produrre più insulina, creando un circolo vizioso peggiore di una soppopera. Passiamo al magnesio. È fondamentale per le cellule che producono insulina. Pensate che quasi tutti i diabetici ne sono carenti. Aumentare l'assunzione di magnesio è come dare una bella spinta motivazionale alle vostre cellule produttrici di insulina, migliorando la situazione glicemica generale. Numero 6. Gli integratori di chetoni, ovvero diamo un'alternativa al cervello goloso. Il vostro cervello ha due fonti di energia principali: il glucosio, il vizioso, e i chetoni, il bravo ragazzo. Il problema è che basare tutto sul glucosio fa affamare i nervi del cervello. Ecco perché arrivano demenza e Alzheimer mica bruscolini. Ma sorpresa, c'è un'alternativa: i chetoni. Se date al vostro cervello i chetoni, è come offrirgli un buffet alternativo. Non avrà più così tanta voglia di glucosio e la vostra glicemia generale ne beneficerà. Un cervello alimentato a chetoni è un cervello più felice, più lucido e meno infiammato. È come passare da un motore a scoppio rumoroso a un motore elettrico silenzioso e potente. Numero 7. L'acqua salata, la tisana anti-stress da zucchero alto. Il sodio ha una cosa interessante: aiuta a prevenire i picchi di glicemia causati dallo stress. Ecco perché a volte non riuscite a dormire dopo una giornata infernale. Siete stressati e la glicemia fa le montagne russe. Il sale marino è l'antidoto. Aggiungetene un po' all'ultimo pasto o scioglietene un pizzico in un bicchiere d'acqua. Vi sentirete più calmi e dormirete come ghiri. Ecco perché molte persone stressate bramano patatine fritte a tarda notte. Il loro corpo sta disperatamente cercando un po' di equilibrio. E ora, rullo di tamburi! Il modo più potente per abbassare la glicemia rapidamente e per entrare in modalità bruciagrassi turbo. Il digiuno secco. Aspettate, cosa? Non è la stessa cosa del digiuno con l'acqua, dove non mangiate ma bevete. Il digiuno secco è quando non bevete e non mangiate. Sembra folle, lo so, ma pensateci. Quando non bevete, il vostro corpo è leggermente disidratato, quindi non c'è acqua extra per diluire lo zucchero nel sangue. E il corpo fa una cosa pazzesca. Inizia a produrre più ormoni che fanno l'opposto dell'insulina, aiutando a tenere a bada la glicemia. Inoltre, aumenta l'ormone della crescita e stimola la produzione di antiossidanti naturali per combattere lo stress extra causato dalla mancanza di liquidi. Risultato? Il glucosio viene trasportato più velocemente nei muscoli, la glicemia crolla più rapidamente e il vostro corpo inizia a bruciare grassi alla velocità della luce, producendo chetoni a gogo. Ma il consiglio più importante che posso darvi, amici miei, è questo: non fregate la vostra dieta. Mantenete un'alimentazione a basso contenuto di zuccheri e non avrete bisogno di fare tutte queste acrobazie da ninja della glicemia. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per non perdervi i prossimi video dedicati al nostro benessere. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati.
E se conoscete qualcuno che potrebbe trovare utili queste informazioni, non esitate a condividere questo video. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato e che la forza del controllo glicemico sia con voi.